Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova avventura. Per quanto riguarda il percorso di oggi, percorreremo a risalire il fiume Farma per circa 10 km, fino ad arrivare a delle pozze balneabili sotto Roccastrada, conosciute con il nome Canaloni del Farma. Il punto di partenza sono le terme di Perriolo, che potete vedere alle nostre spalle. In particolare, dietro di noi potete vedere i ruderi di quelle che erano le terme originarie, aperte fino a una ventina di anni fa. Oggi, se volete fare il bagno, dovete scendere un po' più sotto. Inoltre stiamo pensando di fare un video dedicato a tutte le terme che si trovano in zona Montamiata e dintorni. Quindi, se siete interessati, lasciateci un commento qui sotto per farcelo sapere. Questo percorso per noi è completamente nuovo, abbiamo visto che c'è il sentiero nella mappa che risale il fiume, ma non lo sappiamo di preciso, quindi siamo attrezzati anche per incontrare la macchia. Vedremo un po' quale sorpresa ci riserverà il bosco. Ci troviamo a passare sotto il nuovo ponte di Perriolo. Primi 10 minuti di cammino già troviamo il fiume da guardare. Siamo arrivati alla prima tappa di questa risalita del fiume. Questa formazione calcarea alle mie spalle è chiamata il fungo bianco. Come potete vedere, queste acque sono ricche di ferro, lo si nota dal colore rosso, e in effetti la valle del Farma era costellata da ferriere attive tra l'Alto Medioevo e fino al 600. E in effetti tutt'oggi si possono vedere alcuni ruderi disseminati lungo il corso del fiume, insieme a delle dighe di sbarramento che servivano a impiegare la forza dell'acqua per alimentare i mantici. Dopo una prima parte in cui abbiamo risalito il corso del fiume, ci siamo temporaneamente messi sul sentiero che lo costeggia e ne approfittiamo per dire due parole sul Farma, che è un fiume lungo circa 34 km, ha la sua sorgente nelle colline metallifere ed è un affluente del fiume Merse, che a sua volta sfocia nell'Ombrone. Parte della valle del Farma è stata dichiarata area naturale protetta nel 1996. Sebbene faccia caldo, c'è da dire che la valle del Farma, grazie alla sua particolare conformazione orientata da est verso ovest
e al profilo molto in pendenza delle colline che la circondano, gode di un particolare microclima che le garantisce una temperatura di qualche grado inferiore rispetto alle zone circostanti. Tanto che qui è possibile trovare specie arboree che di solito incontriamo a latitudini molto superiori, come ad esempio le betulle. Difatti, qui si sono conservate gli ultimi resti delle immense foreste che ricoprivano queste zone nel Pleistocene. Siamo letteralmente sul sentiero dei nidi di ragno. Abbiamo trovato questo sentierino in mezzo ai rovi che è pieno di ragnatele, in mezzo a cui dobbiamo farci largo. Sono le 3, ci siamo riposati, abbiamo fatto pranzo con un buonissimo panino all'ombra di queste querce da sughero. Siamo lungo fiume. Adesso imboccheremo il sentiero per circa 4 km sperando di poterlo proseguire, poiché prima il sentiero si è fatto macchia, siamo dovuti ritornare lungo fiume, ma questo non ci ha fermato. Siamo circa a metà del percorso, poco meno. Speriamo di arrivare in 3 ore circa. Pensavamo di trovare il sentiero molto più impervio, invece è molto ben segnalato. Devo dire che la provincia di Siena ha fatto un bel lavoro. I cartelli sembrano nuovi, c'è l'informativa, potete leggere anche informazioni sulla fauna, sulla geologia del luogo e sulla formazione del fiume Farma. Forse abbiamo parlato troppo presto. Il sentiero da lì in avanti è stato molto difficile da individuare, ci siamo persi varie volte. Ora finalmente sembra che stiamo seguendo una vecchia traccia fatta dai tagliaboschi che venivano in queste zone a cogliere il sughero. È molto impervio e non è tenuto benissimo, i rovi ci rallentano, ma non demordiamo. A breve dovremo ritrovare il fiume per poi finalmente arrivare alle sorgenti. Siccome il sentiero si discostava parecchio dal fiume, abbiamo deciso di tornare lungo il Greto e quindi questa è la situazione. Io ho messo le gomme da bagnato, ciabattino originale dei pescatori di Okinawa, e ora si prosegue.
ormai mancano circa 3 km alla meta e siamo in questo rovaio. Probabilmente qui in mezzo ci sono anche dei velociraptor. Come potete vedere l'erba è bella alta e non ci resta altro che farci strada fino alla nostra meta. Bene, abbiamo appurato che questi sentieri sono una trappola, perché o ci portano fuori strada lontano dal corso del fiume, oppure all'improvviso semplicemente scompaiono finendo in mezzo alla macchia, e così ci siamo risolti a tornare sul grotto del fiume e proseguire il più possibile fino al punto di arrivo. Questa è una delle pozze in cui è possibile fare il bagno. È molto profonda ed è facile da raggiungere dalla strada, solo che noi ovviamente siamo venuti dalla parte completamente opposta per renderci la vita difficile. Finalmente siamo arrivati a destinazione, in questa bella pozza dove i nostri amici ci aspettavano e hanno già piazzato un bel campo. Per quanto detto stamattina, il percorso in realtà è stato di 20 km, non di 10 come preventivato, quindi ci abbiamo messo molto più tempo del previsto, siamo infatti arrivati molto più tardi di quello che pensavamo. Non è un percorso adatto a tutti, ci vuole molto equilibrio, agilità e soprattutto buon senso per non cascare in acqua e rovinarsi sui sassi. Ora ci godremo un bel bagno, una meritata cena e poi un buon riposo. Alla prossima!